Salve ragazzi, oggi andremo ad analizzare il corretto uso dei supercondensatori. Vediamo alcune cose diverse, molto diverse dagli ultimi due video che sono stati realizzati, perché molti mi hanno chiesto anche come si caricano la prima volta, come vanno gestiti insieme alle batterie, i cavi. Allora vedremo 5-6 elementi fondamentali per un buon uso, un buon corretto uso di questi supercondensatori che sono molto potenti ed è giusto che li sappiamo usare nella maniera più corretta per evitare poi corticircuiti e quant'altro, anche di rovinare gli stessi condensatori. Bene, buona visione del video e iscrivetevi al canale. La prima cosa che vogliamo dire è che i supercondensatori ci vengono venduti a 0 volt, cioè scarichi, non sono come le batterie e non sono da confondere con gli accumulatori. Difatti loro hanno una corrente interna, ma non è un accumulatore, non è una batteria, è un condensatore. Ovviamente le nuove tecnologie e i nuovi materiali hanno portato alla costruzione dei supercondensatori, quindi rispetto a un tempo dove facevano solamente una scintilla, oggi hanno la capacità di erogare corrente. Teniamo presente che le capacità però dei supercondensatori sono 10, 20, 30 watt al chilogrammo, mentre nelle batterie noi abbiamo 40, 70, 90 watt al chilogrammo, quindi vediamo che le batterie hanno una capacità in ampere ora di contenere la corrente all'interno delle stesse che è 3, 4, 5 volte superiore ai condensatori. Questo è un primo dato che rende chiara la distinzione tra i supercondensatori e le batterie, quindi i supercondensatori non sono batterie. Perché dico questo? Perché se usiamo il supercondensatore al posto della batteria nella macchina, possiamo farlo, ma la corrente che c'è all'interno, che sarà sprigionata in maniera molto potente, le accensioni saranno molto piacevoli, ma la durata degli stessi sarà molto inferiore. Ecco perché si predilige l'abbinamento a una batteria, con il quale ci sarà sempre un interscambio di corrente tra batteria e supercondensatore per evitare di rovinare la batteria in quanto soffre delle cariche e delle scariche potenti, ma nel contempo dare la continuità al supercondensatore. Questo è un aspetto molto importante. Vediamo adesso alcuni strumenti da utilizzare nell'uso corretto tecnologico di questi supercondensatori. Innanzitutto, prima degli strumenti, voglio identificare una cosa importante. Quando parlo di supercondensatori e batterie, le batterie sono sempre al piombo, perché è la batteria al piombo che soffre cariche e scariche potenti. Perché non abbiniamo di solito, anche se possibile, i supercondensatori alle litio? Perché le litio hanno già la possibilità di erogare senza sofferenza grandi correnti, quindi diventa un po' sprecato. Quindi parliamo di supercondensatori e batterie al piombo. Quindi, dato che i supercondensatori e le batterie sono due prodotti completamente diversi ma abbinabili, vediamo che soffrono di alcune cose delle quali dobbiamo tener conto. La prima è l'accoppiamento, cioè quando noi mettiamo un supercondensatore insieme alla batteria deve essere dello stesso voltaggio, cioè della stessa tensione, per evitare che cosa? Che la batteria, che è il punto debole, anche se ha più magazzino, si vada a scaricare rapidamente sul supercondensatore che richiede tantissima corrente, rovinandosi perché la batteria al piombo soffre le scariche molto forti. Non è che la bruciamo, però andiamo a farla schiumare, come si dice in gergo. Viceversa, se abbiamo una batteria scarica e vogliamo abbinare dei condensatori che sono molto carichi, questi cederanno all'istante la corrente che la batteria vuole e anche lì ci sarà un danneggiamento l'1 per 1000, non sarà una cosa grave, ma nel tempo può creare danno. Quando invece abbiamo abbinato i supercondensatori alla batteria in maniera definitiva, in un impianto fotovoltaico piuttosto che in una macchina, piuttosto che in un motore elettrico, questi saranno sempre pareggiati. Quindi alla fine ognuno preleverà lentamente la corrente che uno consumerà rispetto all'altro. Se abbiamo i supercondensatori nuovi e questi durano 1.000.000 di cicli, quindi decenni, ma la batteria si sta consumando, questa sarà sempre colmata dal supercondensatore. Ecco perché dobbiamo fare attenzione, se stiamo montando delle batterie scariche che assorbono costantemente, ci ritroviamo senza corrente, ma non è colpa dei supercondensatori che invece l'avranno per tutta la nostra vita, è colpa della batteria che si sta consumando. Ecco perché mettiamo anche uno staccabatterie o un fusibile ripristinabile con il quale andiamo a verificare lo stato delle cose, cioè se la batteria è ancora buona e se i supercondensatori sono ancora carichi. Come lo facciamo? Se stacchiamo lo staccabatterie e depositiamo in magazzino, ad esempio questo pacco, che è un pacco sperimentale che ho composto io, vedremo adesso in diretta la differenza tra le due tensioni, cioè la tensione della batteria
e la tensione del supercondensatore o supercaps. Questo ci darà un dato chiaro sullo stato della batteria, perché questi si scaricano anch'essi ma molto lentamente, la batteria se è consumata si scaricherà di più, vedremo adesso la differenza di tensione. Per realizzare questo video ho dovuto aspettare un mese per capire dopo un mese cosa sarebbe successo, che di solito è un parametro che sulle batterie e sui supercondensatori viene calcolato. Allora adesso vediamo, è staccato da un mese questo contatto tra i supercondensatori e la batteria, vediamo cosa è successo. Sono curioso di vedere il voltaggio, ovvero la tensione. Dopo un mese abbiamo i supercondensatori a 13,96 volt. 95-96, quindi ancora molto carichi, hanno perso veramente pochissimo perché all'origine erano 14 volt, quindi hanno perso veramente poco, sono nuovissimi e durano tantissimo. La batteria, che è una batteria usata per diverse sperimentazioni, si ritrova dopo un mese a 12,08, c'è la differenza di quasi 2 volt. Allora il punto è proprio questo: se adesso io chiudessi il circuito, quindi attaccassi il contatto tra i due, ci sarebbe una forte corrente che entrerebbe in batteria. La batteria non è che si rovina, però andrebbe a ricevere troppa corrente. Ecco che allora utilizzerò uno strumento che è lo stesso che utilizzo per la carica dei supercondensatori quando avviene la prima volta. Quindi questo strumento serve a caricare i supercondensatori la prima volta e serve a caricare i supercondensatori o la batteria in questo caso, cioè al contrario, quando ci sarà una differenza di tensione dopo un lungo periodo di immagazzinamento. Lo strumento in questione è questo, ovvero un alimentatore stabilizzato dove possiamo decidere sia la tensione che la corrente. Quindi andremo a dare alla batteria o al supercondensatore la corrente che vogliamo. Ora vediamo in questo caso, dopo un mese di fermo, abbiamo visto che il supercondensatore è a 13,95, la batteria è più scarica. Allora noi cosa facciamo? Andremo a posizionare il voltaggio del nostro alimentatore a 14 volts, che è circa il 13,95 del supercondensatore. Andiamo a dargli un po' di corrente, qui è veramente bassissima, siamo a mezzo ampere, invece gliene diamo 5. A questo punto noi attaccheremo i due morsetti, che io amo proteggere in questo modo con una barretta di legno, ragazzi, perché questo cortocircuito, cosa succede? Se facessimo cortocircuito qui, questo cavo diventerebbe un cavo termico, perché l'alimentatore continuerebbe a dare corrente, quindi così li proteggiamo evitando di appoggiarli sui mobili in maniera casuale. Stacchiamo questo pezzetto di legno di protezione, andiamo a attaccare il polo negativo sulla batteria, il polo positivo sull'altro lato, e andremo a vedere la corrente che entra nella batteria. È già arrivata a 14 perché la batteria è piccola, però gli ampere che avevamo impostato stanno scendendo a indicare che la batteria si sta caricando. I 5-6 ampere che avevamo stabilito dopo qualche minuto sono già a 1 ampere, ovvero la batteria si sta livellando alla stessa tensione dei supercondensatori. A questo punto, quando arriviamo a questo stadio, noi già possiamo attaccare il supercondensatore, che andrà anch'esso a prelevare corrente per portarsi a 14 volt. Questo è il momento di aggancio. Vediamo che è scesa la corrente, perché? Perché la differenza che c'era è stata colmata all'istante dal supercondensatore. Allora noi cosa possiamo fare per evitare di far lavorare troppo la batteria? Possiamo innalzare di poco, 0,2. Abbiamo la stessa corrente che entrava nella batteria prima che attaccassimo il supercondensatore, quindi la batteria sta lavorando adesso in parità col supercondensatore, entrambi si stanno caricando a 14,2 con 1 ampere di corrente. Questo è molto importante. Avete visto i passaggi, quando davo più tensione o meno tensione, avendo impostato a 6 ampere, la batteria e il supercondensatore andavano a gestirsi l'uno con l'altro, interfacciandosi per andare ad accumulare corrente in una maniera che noi abbiamo stabilito essere uguale. Non c'è più bisogno di tenere attaccato l'uno con l'altro, abbiamo raggiunto le tensioni, gli amperaggi sono scesi, quindi possiamo mettere in stand by l'uscita,
quindi abbiamo fatto un off sui watt in uscita. Possiamo staccare il polo positivo, possiamo staccare il polo negativo, li metteremo, ripeto, in questa barrettina di legno molto comoda, ma ognuno faccia come vuole, questi sono dei consigli, chiamiamoli secondari, e abbiamo alla fine unito sia il supercondensatore che la batteria, il circuito è chiuso, pronto all'uso. Questo si fa quando lasciamo per tanto tempo in magazzino questi due apparati sconnessi, si fa quando li stacchiamo dalla macchina e poi dobbiamo ricongiungerli, è sempre meglio dare una carica. Io uso questo perché veramente questo arriva da 0 a 32 volt, quindi posso fare sia la 12 che la 24, e per quanto riguarda gli ampere di corrente questo arriva fino a 10, per la precisione 10,10. Quindi con 32 volt e 10 ampere abbiamo un prodotto che è eccezionale. Qui trovate il link se volete acquistarlo, sono prodotti che acquisto, che faccio i test, quindi sono garantiti, anche se ovviamente parliamo sempre di cose importate, quindi ogni tanto qualche sorpresa la possiamo trovare. Quali sono i 3 parametri per cui potremo avere una differenza di potenziale, di tensione, quando immagazziniamo, ovvero stacchiamo questo fusibile ripristinabile? Uno è il freddo agisce in maniera diversa tra i condensatori e la batteria. Il secondo è la vecchiaia della batteria che tenderà a scaricarsi rapidamente, avete visto che questo era ancora a 13,95, buonissimo. E il terzo fattore è il tempo di immagazzinamento. Se noi mettiamo questi due per un mese, abbiamo visto cosa abbiamo trovato su una batteria usata 12,08, questo era ancora nuovissimo e c'era molta differenza. Se andiamo a immagazzinarlo per 6 mesi potremo trovare questa bruciata e questo magari a 13 volts,2. Quindi il tempo di immagazzinamento, ovvero di sgancio, potrebbe essere anche in auto, non è immagazzinato ma è sempre immagazzinato se è sganciato. Quindi il tempo, caldo e freddo influiscono sui fattori, e la batteria se è nuova o usata. Questi non li ho menzionati, lo dico per l'ultima volta perché durano 1 milione di cicli, sono una cosa fantastica. Quindi andiamo a valutare tutte queste cose, l'importante è che capiamo un concetto, cioè non dobbiamo passare troppa corrente dai supercondensatori alla batteria, e se abbiamo i supercondensatori che abbiamo trascurato sono nuovi a 0 volt, 2 volt e vogliamo buttargli dentro i 14 di una batteria, sarà sempre questa a soffrire, perché i supercondensatori tantissimo danno e tantissimo ricevono, non si rovinano mai. Il loro lavoro è proprio quello, cioè cedere all'istante o prelevare all'istante tanta corrente. Bene, come si caricano quindi la prima volta? Quando li acquistiamo ci arrivano, questi misuriamo sono 0 volt, anche perché per questioni di trasporto devono viaggiare a 0 volt, in quanto se durante il trasporto subissero un cortocircuito a motivo di un incidente potrebbero generare fuoco. Ecco che la legge stabilisce il trasporto a 0 volt. Quando arrivano sono 0 volt, non possiamo mettere, come in questo caso, 16 volt, che è la loro capacità, anzi quella reale è 16,2, non possiamo mettere 16,2 e 10 ampere, perché come sappiamo le prime volte, non solo la prima, ma le prime volte di ogni batteria, che sia piombo, che sia litio, che siano i supercapacitori, è meglio caricarla lentamente per permettere a tutti gli atomi di combinarsi come devono fare, invece che dare subito forte tensione. Ecco che allora noi cosa faremo? Partiremo da un livello molto basso, ci viene fornito a 0, allora cominciamo a mettere 3 volt o 2 volt, adesso azzeriamo questo, noi mettiamo 2 volt e poi mettiamo una corrente molto molto debole. Cosa intendo per molto debole? Intendo meno di mezzo ampere, quindi possiamo anche scegliere di fare 300 mA. Noi attacchiamo a questa tensione e a questa corrente i supercondensatori e loro pian piano si ricaricheranno. Come si dice in gergo quando si usano le piombo, ma vale anche per le litio e i supercondensatori, loro inizieranno la loro formazione. Questa formazione lenta è fondamentale per la durata, ma dato che durano 1 milione di cicli sto parlando di aspetti tecnici che potremmo anche sorvolare, ma è meglio fare così per dare efficienza e logica anche agli studi universitari. Adesso vediamo in maniera pratica. Io scaricherò il supercondensatore, ovviamente è sganciato dalla batteria, e per riagganciarlo dopo lo dovrò caricare.
Lo voglio portare a un voltaggio molto basso, intorno ai 2-3 volt, in modo che capiate come si muoverà il nostro alimentatore per caricare la prima volta o dopo lunghi periodi di inattività, sia in termini di tensione che di corrente. Per fare questo attaccherò una lampadina con 2 coccodrilli da 21 watt. Vediamo la tensione come scenderà progressivamente. Dopo averla attaccata, è passato qualche tempo, abbiamo la tensione dei condensatori che è scesa a 12,14, 12,10, 12 e vedete che progressivamente sta scendendo. Qui vediamo che la tensione sta scendendo progressivamente e dopo un po' di tempo scaricheremo anche i supercondensatori. La cosa importante, la vedete in diretta, non è una batteria che ha tanta corrente, ma continuerà a scendere in maniera molto più rapida di una batteria. Procediamo adesso per risparmiare tempo con la pellicola a velocità maggiorata. Come avete potuto ben notare, la luminosità della lampadina è scesa, perché questa è una lampadina per auto da 12 volts e siamo già arrivati a 5 volts, anzi a meno di 5. Questo è ovviamente dovuto alla tensione che sta calando, però il supercondensatore continua a erogare corrente alla sua massima potenza. Se fosse stata una batteria sarebbe durata magari ore, in questo caso invece circa un quarto d'ora che si sta scaricando lentamente. Se devo mettere questi supercondensatori su un impianto a 6 volts, è inutile che ne metto 6 in serie, ne basteranno 3. Se devo fare un impianto a 24 volts, ne dovrò mettere invece 12, a 48 volts 24, ovviamente tutto proporzionato alla tensione. Ma adesso invece che partire da zero ci fermiamo qua e vediamo cosa succede nel momento in cui dobbiamo caricare progressivamente. Vedremo la tensione e la corrente del nostro caricabatteria o del nostro, in questo caso, alimentatore stabilizzato che si muoverà in una maniera particolare. In questo momento accenderò l'interruttore che agevolerà il passaggio della corrente e vediamo la nostra impostazione a 5 volt che è superiore ai condensatori con 300 mA come si comporterà. Ecco che abbiamo la salita graduale e lenta della tensione del supercondensatore, vedete? 37, 38, 4,39, 4,40. Quando arriverà ai 5 volt che avevamo stabilito, ma questo vale anche quando metteremo 2 volt all'inizio, quando metteremo 6 volt dopo, 9 volt, 11, fino ad arrivare a un massimo che è quello della batteria, quindi non supereremo mai i 14,6 nel caso delle batterie. Se vogliamo invece caricarli la prima volta a pieno, potremo fare, senza esagerare, non 16,2 ma 16,00. Ecco che qui abbiamo una salita con 300 mA. Vediamo cosa succede quando il supercondensatore sarà arrivato a 5 volt. Come vedete c'è anche una piccola differenza di tensione ovvia perché il supercondensatore deve essere leggermente più basso di questo che è l'erogatore, quindi questo 0,3-0,4 sono esattamente la differenza in salita. Adesso vediamo che sta raggiungendo la soglia stabilita di 5 volt di tensione. Dopodiché lui dirà: ok, ho raggiunto quello che dici te, a questo punto la corrente di 300 mA vado a scendere, in questo modo si crea la conservazione a 5 volt e la corrente scenderà fino quasi ad azzerarsi, in questo caso è quasi zero. Allora cosa faremo quando avremo portato il supercondensatore appena acquistato la prima volta a 2 volt con 300 mA e poi a 5 volt con 300 mA? Saliremo, quindi cambieremo la tensione, la porteremo a 7 e i 300 mA sono già impostati, quindi lei adesso lentamente con una corrente di 300 mA salirà e questo lo faremo man mano che arriveremo a 16,0 volt la prima volta. Dopodiché dovrà essere abbassata a livello della batteria e lì potremo fare la connessione.
Adesso, visto che il supercondensatore non è nuovo, noi alzeremo la corrente in modo da arrivare rapidamente a quello che volevamo noi, cioè alla stessa tensione della batteria. Quindi mettiamo 13 volt, è già arrivata a 6, aumentiamo le correnti, mettiamo anche 10 ampere e vediamo che con 10 ampere arriviamo rapidamente alle tensioni alle quali volevamo arrivare. La batteria è intorno ai 13 volt. A questo punto possiamo anche agganciare la batteria. Qui abbiamo una stabilizzazione adesso delle correnti, sta entrando corrente sia nella batteria che nel supercondensatore, siamo sotto 1 ampere, abbiamo fatto un lavoro parallelo, non abbiamo dato troppa corrente e non abbiamo prelevata troppa, quindi questo è il lavoro che va fatto per connettere i supercondensatori la prima volta con carica lenta fino a 16 volt, poi scendiamo e l'abbiniamo alla batteria al voltaggio della batteria stessa, che è il soggetto più debole, diciamo. Un altro aspetto importante riguarda i cavi. Quali cavi usare? Grossi, piccoli, più piccoli? Vedete che le dimensioni sono tante e sono importanti. Abbiamo due tipologie di cavi da considerare. Il primo è, in base alla potenza dei supercapacitori, noi useremo un cavo di connessione alla batteria. Ecco perché questo cavo è più sottile di quello che va dalla batteria all'auto, perché deve trasmettere la corrente dal supercapacitore alla batteria. Se abbiamo invece di questi da 500 farad, abbiamo quelli da 3000, useremo quest'altro cavo. Vedete che anche lì c'è da usare una dimensione idonea a secondo del passaggio di corrente tra 500 farad o 3000 farad sulla batteria. Il secondo aspetto riguarda dalla batteria all'auto. Lì c'è il motorino d'avviamento che succhia tanta corrente dalla batteria, che è aiutata dal supercapacitore. Ecco che quindi non andrà bene il cavo del condensatore, ma ci vorrà un cavo, che è quello di solito di serie che c'è nelle auto, che è molto grosso, perché qui passerà tanta corrente, che ricordiamoci è la somma tra la batteria e il supercapacitore. In realtà il supercondensatore andrà a evitare alla batteria di scendere di tensione, perché quando la batteria, per la forte corrente richiesta dal motorino d'avviamento, lei andrà naturalmente a scendere di tensione. Se mettete un multimetro connesso a una batteria nel momento dell'accensione, la tensione può scendere anche a 10 volts, se la batteria è usata anche a 9 volts, perché c'è tanto prelievo di corrente da parte del motorino di avviamento, ma sarà quella differenza di tensione che sarà colmata istantaneamente dal supercondensatore. Ecco perché avremo efficienza, e se andate a misurare la discesa non sarà più come prima da 14,4 a 10, ma sarà da 14,4 a 12, a 12,5. Se mettiamo i 3000 farad neanche la vedremo, perché è talmente istantanea la cessione. Ecco perché useremo un cavo più grosso dal supercondensatore alla batteria e il cavo suo dell'auto per quanto riguarda la connessione dalla batteria al motorino d'avviamento. Nel caso del fotovoltaico andiamo a scegliere i cavi in funzione del massimo prelievo dell'inverter per quanto riguarda gli spunti. Se abbiamo un inverter da 5 kW che fa 10 di spunto, metteremo un cavo che sopporta i 10 di spunto, e i condensatori possiamo mettere o questi o più grossi in funzione proprio di questo motivo, ma della dimensione giusta dal supercondensatore alla batteria. Quindi fondamentalmente ci sono queste due tipologie di cavi, positive e negative, da connettere in funzione di questo passaggio di corrente molto veloce. Un aspetto importante riguarda anche i supercondensatori. Questi hanno già una piastra di protezione abbinata ed è comoda per tensioni basse. Questo serve a proteggere dall'inversione di polarità, eccetera. Nel caso in cui abbiamo bisogno di forti correnti con cavi grossi, non prendiamo questa piastra, ma compriamo solo i supercondensatori e colleghiamoli in serie con dei cavi idonei, con dei morsetti avvitati con i loro bulloncini. In questo modo avremo una connessione molto più potente, e questo vale soprattutto nel caso dei 3000 farad, dove si comprano i supercondensatori singoli, sono molto grossi, e vanno connessi con i loro bulloncini
semplicemente al cavo che andrà alle batterie. Questo è importante per dare le correnti giuste. Per chiudere il video vi devo ricordare delle cose fondamentali. Supercondensatori, questi da 2,7 volt, non vanno mai portati a 2,8, ovvero questi sono 16.2 volts, non vanno mai portati a 16.3, perché quando si va in over voltage e quindi si sale la tensione oltre il valore prestabilito, questi diventano pericolosi. Quindi non facciamo queste cose se non sappiamo cosa fare, avvaliamoci di qualcuno che sia competente, e in questo modo potremo utilizzare al meglio questi prodotti che, abbinati alla batteria, abbinati al fotovoltaico, possono dare veramente potenza. Vi ringrazio anche di aver partecipato a questo video e ci vediamo al prossimo. Iscrivetevi al canale.